Allora, siamo qui con Luca Turilli dei nuovi Rhapsody. Grazie bene. Allora, piacere per me essere siamo qui qui con su voi. Heavy Metal Hit e abbiamo di nuovo Luca con noi. Allora Luca, come hai avuto l'idea di questo nuovo gruppo, diciamo così, o questa separazione rispetto al gruppo Rhapsody solito? Insomma. Beh, diciamo innanzitutto che non è stata una cosa decisa in 5 minuti, nel senso che poi non è vero come è stato scritto che io ho lasciato la band o cose del genere, no? La verità è molto più semplice. No, semplice. 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 Quando è basata su amicizia è semplice. Io e Alex siamo amici da, penso, 6-7 anni prima di aver fondato i Rhapsody nel lontano 1993, no? E come dico sempre, è più facile fare la domanda: come siete riusciti a resistere tanto tempo insieme? Perché alla fine la band è come un'azienda, no? Ci lavorano tante persone, tante teste. Cioè, dimmi tu quante band conosci nell'heavy metal che hanno rilasciato 10 album nel corso di quasi 20 anni di attività senza aver proceduto a ricambi nella line-up basica, quella principale, i due compositori e il cantante, no? Diciamo che di questa possibilità di splittare in amicizia così se n'era parlato già da tempo, diciamo tutto risaliva ai vari problemi esterni che abbiamo avuto come band negli ultimi anni, eccetera. Ovviamente in quei momenti pensi anche di lasciar perdere, di fare altre cose, eccetera, no? Perché sono dei momenti veramente quando proprio tu ti proponi come artista, no? Tu dai l'anima per qualcosa e alla fine trovi muri davanti a te, no? Che tu consideri assolutamente ingiusti, eccetera, e alla fine diciamo sono momenti di veramente ti prende anche la depressione, voglio dire è umano, no? Per cui diciamo questi problemi esterni che abbiamo avuto negli anni, a partire dal cambio di nome, eccetera, non hanno agevolato le cose. C'erano mille cose, no? Mille problemi. Non siamo stati fortunati da questo punto di vista. Per cui a un certo punto però per noi era importante comunque, anche se non c'era più lo stesso divertimento, no? Nell'incontrarci, nel comporre tra me e Alex come prima, per noi l'importante era comunque chiudere il ciclo artistico, per cui anche se i problemi erano relativi ancora prima dell'album Frozen Tears of Angels di tanto tempo prima, alla fine volevamo comunque arrivare a questo CD numero 10 che io sapevo che avrebbe chiuso la saga, certo. Altrimenti sarebbe stato una cosa incredibile, è come se inizi a scrivere un libro, un'epopea, una saga distribuita in più libri e la tronchi quando mancano 20 pagine. Non è possibile artisticamente, no? Per me questo era proprio non si poteva, non era possibile, per cui abbiamo proprio deciso così, abbiamo unito le ultime energie, anche questo mercato più difficile rispetto agli esordi, eccetera, abbiamo affrontato tutte le difficoltà, abbiamo rilasciato questi due album all'inizio grazie a Nuclear Blast che ha creduto veramente in noi in un momento in cui altre persone non si sentivano di rischiare con noi, no? Per i vari problemi, e siamo riusciti a finire la saga. A un certo punto è stato come un rilascio, un rilassamento incredibile, abbiamo detto boh, adesso possiamo veramente procedere su strade diverse, anche perché ormai il ciclo legato sempre in amicizia, tutto quanto. Ti dico, per questo ti ho detto che io e Alex siamo amici da tanti anni prima di fondare i Rhapsody, no? Ci siamo incontrati, specialmente la nostra amicizia è basata su queste cose particolari. Noi ci siamo incontrati, diverse persone, le avevo già detto, lo sanno, a un corso di dinamica mentale, l'abbiamo fatto quando eravamo ancora adolescenti, eccetera, proprio per potenziare, visualizzare i goal nella vita, arrivare a certi obiettivi, cose importanti in cui ci crediamo molto, l'energia, no? Che ci circonda, canaliarla in qualche direzione. Una cosa e finirla. Evoluzione spirituale, no? Io ho basato tutte le liriche dei Rhapsody di questa saga su tali cose. Ad esempio certe persone pensano ancora che la spada di smeraldo sia la spadina di smeraldo, ovviamente questo ovviamente è capibile, no? Perché non tutti vogliono andare a fondo, ma era ovviamente tutto basato sulla simbologia, sulla tecnica narrativa del simbolismo, eccetera. Perché Fantasy già di suo ma sì, per me tecnica di simbolismo, appunto, e la difficoltà per me, non lo sanno, ma per la gente, per farlo sapere, è stato mettere insieme 10 album con una storia che diciamo possa risultare anche in una bella storia fantasy, ma che al contempo
appunto contenga tutti questi simboli, tutti questi significati che abbiamo sempre amato dare attraverso la musica di Rhapsody, questo messaggio di rispetto, di positività e soprattutto di evoluzione spirituale. L'Excalibur, il titolo del mio album, corrisponde alla Emerald Sword della saga di Rhapsody, cioè questo simbolismo per indicare questa voglia di raggiungere un livello spirituale superiore, no? E questo tu vivi su questo pianeta e realizzi che sei qui su questo pianeta, non tante persone lo realizzano, no? E realizzi il tuo sé su questo pianeta, in relazione a questo pianeta, e incominci a domandarti da dove vengo, perché vivo qui, verso dove vado, dalla prima domanda ne consegue la seconda, la terza, la quarta, bravissimo, e verso dove vado, no? Questo ascending to infinity rappresenta proprio questo, verso dove vado, questa ascensione verso qualcosa che non conosci, eccetera, no? Però che si diciamo presenta come qualcosa di infinitesimo, di non misurabile, di non calcolabile, ma di incredibilmente elevato a livello spirituale, no? Per cui tutto è stato basato sempre su questo, no? È anche per questo che abbiamo una forte fan base di persone che ci adorano e che grazie alla nostra musica sono venuti fuori da problemi di depressione, alcol, droga. Per noi questa è la più grande soddisfazione, per me da Alex prima, adesso che ho aperto per la prima volta la mia vera pagina Facebook relativa alla nuova band, e veramente cioè, sì, i messaggi mai avuto. Io non ce li ho come Luca Turilli, lo dico ancora perché ce ne sono 10.000. Possiamo dirlo tranquillamente, non è Luca Turilli quello che c'è non su esiste, Facebook. io non ho a mio nome, io in realtà non mi piace espormi, ho già avuto difficoltà ad accettare il mio nomignolo sui Rhapsody, ma era solo per ovviare il problema legale che avevamo avuto, perché non potevo usare il nome Rhapsody da solo, ma io non sono un fan del mio nome, no? Al contrario di quante persone possono pensare, Luca Turilli, io sono una persona umilissima, proprio voleva queste assolutamente il nome Rhapsody come suo, no? Invece è perché proprio per dire che faceva parte dell'insieme Rhapsody e per mantenere una sua... No, era proprio per ovviare il problema legale, Cioè io ho aggiunto il nomignolo Luca Turilli proprio per poter andare avanti solo come Rhapsody quando abbiamo deciso io ad Alex. Sì, perché abbiamo deciso così in amicizia di andare avanti così, e questo è molto importante che te lo dica. Tante persone hanno detto subito: ma perché uno dei due non ha rinunciato, ha cambiato nome, o Luca non andava avanti come Luca Turilli, esatto, come ha sempre fatto in anni passati. Sì, e ti rispondo subito facilmente, no? Io componevo gli album solisti come complemento a quello che componevo già per i Rhapsody. Anche perché pure negli album solisti ha sempre comunque argomentazioni fantasy, mentre su questo album hai voluto diciamo magari più verso la science fiction, eccetera, esatto. Per cui non era più quel fantasy, diciamo, di base del Lord of the Rings, ma era già qualcosa che mi permetteva di usare dei suoni un po' diversi, no? Per arrivare poi a Dreamquest, che non doveva neanche uscire nell'heavy metal, ma per un mercato completamente diverso, no? Però alla fine è stato fatto quel che è stato fatto, però per dirti che sentivo proprio l'esigenza di comporre qualcosa di diverso rispetto al canonico Rhapsody, no? Avevi tante idee in testa e volevi sì. Assolutamente. Adesso che con i nuovi Rhapsody ho pensato di comporre qualsiasi cosa, proprio perché non c'è una saga fantasy da seguire, posso usare tutti i suoni che voglio, posso comporre le tastiere che voglio, le orchestre che voglio, e finalmente dedicarmi proprio al mio amore, che è il cinema. Sul nuovo album hai utilizzato molti più effetti, molti più inserti anche di narrazione, un po' più particolari rispetto al diversi, non più fantasy, ma più alla trailer, più alla film, non so come dire. Infatti, credo che l'inizio di Quantum Mix inizia proprio con una narrazione: preparatevi alla nuova avventura. Quantum Mix è proprio il pezzo che proporrei per un trailer, no? Ecco, è proprio l'ho composto pensando al trailer, no? Proprio, ecco, per me era importante quella linea, anche perché avevo ricevuto proposte per fare musica di questo tipo l'estate, prima di decidere di andare avanti come Rhapsody, perché io in estate non sapevo ancora cosa avrei fatto. Poi abbiamo deciso a tavolino con Alex, ok, andiamo per questa soluzione, perché devi sapere, io personalmente, grazie alla mia famiglia, abbiamo messo tantissimi soldi per salvare il nome Rhapsody nel momento di difficoltà che abbiamo avuto problemi col cambio del nome, eccetera, per salvare il logo, eccetera. Alex Staropoli, il mio ex collega, ha messo anche lui i soldi, no? E alla fine non sarebbe stato giusto che uno chieda all'altro di rinunciare al logo dopo che abbiamo fatto uno sforzo. Avete sempre detto i Rhapsody a Luca Turilli che componeva e Alex Staropoli, quindi
avete sempre diviso comunque Sì, tutto, i abbiamo dolori. siamo partiti, sì, tutto fatto insieme, per cui alla fine non era giusto semplicemente, per cui la gente dovrebbe sapere questo e capirlo, e vedrai che questa la confusione magari legata al nome è relativa solo ad adesso, perché quando io esco col mio album, loro escono con il loro album, Rhapsody of Fire, alla fine ci saranno i miei fans, i loro fan e i fan che adorano tutte e due le D'altronde band. la parte comune l'avete conclusa. Assolutamente, e come dicono, c'era un bellissimo commento su YouTube, è un peccato lo split dei Rhapsody, ma due Rhapsody è meglio di uno, per cui Two Rhapsody is meglio che it's one. better than one, bravissimo, Is meglio che one, bravissimo, poi bravissimo, e questo io sono totalmente d'accordo e penso anche Alex, assolutamente, no? Per cui questa è stata la base, no? Perché c'è stato questo split, eccetera, adesso penso sia abbastanza chiaro, no? È stato proprio qualcosa di dovuto e per me era anche proprio importante, per cui non è stato che io un giorno ho detto voglio lasciare i Rhapsody, è stata proprio una cosa che, diciamo, una voglia progressiva di separarsi artisticamente, diciamo, e avere nuovo ossigeno, nuova aria fresca. Io per esempio ampliare le proprie possibilità anche avere proprio differenti anche perché prospettive anche, artistiche. Alex potrebbe sperimentare in altro modo adesso assolutamente come preferisce, ma magari tutti e due eravate legati, vincolati a dover stare. Facevamo poi questi arrangiamenti orchestrali partendo insieme, dopo lui li finalizzava mentre io mi occupavo del libretto e della copertina, eccetera. Adesso io ho il controllo totale con proprio ogni strumento dell'orchestra, e era quello che mi piaceva fare in fin dei conti, no? Per cui adesso finalmente faccio quello che volevo fare da sempre, cioè compongo un po' di cinema che avrei composto per le colonne sonore all'interno della mia stessa band Rhapsody, no? Per cui adesso, per questo non ho più bisogno di fare solisti, non ho più bisogno di portare avanti altre cose, perché con i Rhapsody ho libertà totale, compositiva. Quali sono i film che ti hanno più ispirato per dire voglio fare questo tipo di musica così cinematografica? Siamo partiti nel 90 eccetera, a quel tempo i film che ci attiravano di più erano Conan, il Barbaro, no, così sai, quell'enfasi adolescenziale, così voglia di far palestra. Il terzo Conan sì, quello non l'ho visto, però mi hanno detto che non era comparabile al classico. Quando eravamo ragazzi noi magari ci piacevano di più, erano altre cose. Ovviamente gli effetti speciali adesso sono più un'altra cosa, un altro livello, però a quel momento c'era Braveheart, c'erano quei film, ovviamente gli effetti, vabbè, a parte Braveheart che era più storico che fantasy, però sì, tutti quelli là, ovviamente gli effetti speciali sì, bravissimo, ecco, quello era già bellissimo. Poi è arrivato Lord of the Rings che dal punto di vista degli effetti speciali legati al fantasy ha stabilito un nuovo standard dal punto di vista dell'impatto visivo, no? Sicuramente, e quello ci ha ispirato in quel momento finivamo proprio la prima saga, i 4 capitoli, i primi 4 album, o il quinto, diciamo 5 album con Reign of a Thousand Flames che era il capitolo in mezzo, il mini CD, l'EP, e non sapevamo cosa fare. Già a quel punto si pensava di cambiare così, però in quel momento è arrivato i 3 film di Lord of the Rings, e allora la possibilità di avere Christopher Lee che era il Saruman che avevamo mirato proprio nello stesso capolavoro di Peter Jackson, e allora abbiamo deciso, mi sono messo là 3 notti e ho elaborato questa saga che partiva qualche anno dopo la fine della prima saga, e siamo andati avanti per altri 5 capitoli eccetera, avendo Christopher Lee, avendo più mezzi, più budget, orchestra, per cui tante soddisfazioni artistiche sicuramente, no? Adesso un nuovo step con altre tante soddisfazioni artistiche, come ti ho detto, perché ho la libertà totale, e adesso i film che mi attraggono sono magari diversi, più moderni, sono tutti quei film tipo che magari tante persone, non so, come dicono, a tante persone non piacciono perché si basano troppo sugli effetti speciali, ma siccome io adoro, per me il film non è solo la storia, ma è anche proprio il comparto grafico, no? Quello che le persone, i tecnici, addetti, siccome mi piace occuparmi anche di videogames, c'era il mio sogno anche creare videogames, eccetera, io adoro le creazioni grafiche. Faresti una colonna sonora per un videogioco come hanno fatto il Blind Guardian? Assolutamente, penso ce ne sarà anche la possibilità, stiamo parlando proprio adesso con il Nuclear Blast, no? Partendo dall'intro Quantum Mix che ho realizzato per questo album, partendo da quello stile per i videogiochi va benissimo, no? E adesso mi piacciono appunto questo stile di film
pieni di effetti speciali tipo Transformers, non mi importa se la storia, certi film sono bellissimi per la storia, certi per gli effetti speciali, no? Come ti ho detto, adoro queste creazioni digitali, per me è arte anche quella, per cui questa gente che dice ah non c'è la storia, solo gli effetti speciali, è un film che fa schifo, sono critiche così che adesso nel tempo che trovano per me, no? Io adoro guardo ogni cosa di un anche film. Perché gli effetti speciali, molti film occupano il grosso del Sì, tempo. ma il secondo tempo di Transformer 3 per me, cioè, me lo andrei a rivedere 3-4 volte perché succedono talmente tante cose e talmente spettacolari che veramente cioè, mi attraggono proprio questo tipo di film, di Avengers, adesso li devo ancora vedere, Battleship li devo ancora vedere, ma... Per esempio, Dante's Inferno, ti sei ispirato potenzialmente all'arte visionaria che c'era nel film con Robbie Williams, dove lui scendeva e faceva tutto il giro dei gironi dell'inferno di Dante? Può essere, cioè, io conosco il film, sì, può essere, ma non mi sono ispirato partendo da quello, però come lo dici tu, lo leggo assolutamente, me lo ricordo, sì. Questa è praticamente una tragedia, finita una persona che perde la moglie, la fidanzata a causa di criminali, no? Sì. E dopo alla fine questa persona che non riesce a isolarsi ad accettare e ad isolarsi dal suo proprio senso di colpa, no? E alla fine deve affrontare un viaggio psicologico interiore, passando dall'inferno a purgatorio per arrivare finalmente a quella specie di rilassamento interiore. Di positività verso l'accettazione della... Sì, è una cosa che proprio narra di eventi tragici e terribili, no? Per cui, ecco, io ad esempio quando compongo una canzone così tipo Dante's Inferno e ascolto Alessandro cantare e so cosa significa, mi viene proprio da piangere, no? Perché io quando creo una canzone mi baso su un fatto di cronaca, è stato così anche nella saga, io ho sempre preso, sapendo comunque di base, incastonavo, come ho sempre detto, capitolo per capitolo, diciamo deviavo la saga di quelli che bastava per introdurre ed esorcizzare in qualche modo quella sofferenza che provavo nel leggere di questa notizia o di quell'altra. Io come sono adesso molto... purtroppo è successo quel caso terribile. Ecco, appunto, ci riferiamo alla stessa cosa. Brindisi, io non riesco quando intervistano... il terremoto adesso in questi giorni. Sì, quando intervistano le persone, i familiari, io proprio... Cioè, mi fai commuovere subito, no? È proprio una cosa incredibile. Diciamo che io come artista sono molto sensibile, diciamo attraverso la musica io esprimo la mia anima e proprio cerco di esorcizzare queste schifezze che cadono intorno a noi per colpa di altre persone, diciamo, che non mettono il rispetto e l'amore a base del loro messaggio di vita, diciamo, ma che agiscono in base all'istinto. Tra l'altro nella canzone Clash of the Titans parlo proprio di questo, no? Del clash, dello scontro dei titani che sono l'istinto e la ragione, l'eterno scontro che è presente a partire dalla nostra genetica, no? E che si evolve con l'evolvere dell'uomo, no? Per questo ci sono queste scene di battaglia, di guerra moderna, proprio perché la guerra rappresenta un po' la vittoria dell'istinto sulla ragione in qualche modo, no? Anche se tante persone dicono sì, ma la ragione porta... Sì, ma alla fine è una ragione deviata dall'istinto, per cui, cioè, se si ragiona ancora in termini di guerra, boh, vabbè, lasciamo perdere. Comunque sono tutti questi elementi che veramente entrano nella mia composizione, per cui io soffro mentre compongo. Questa sessione di composizione e di produzione è stata un martirio dal punto di vista emotivo per me, no? Perché io mentre compongo questa musica che poi suona così bombastica, eccetera, me la sento negli speaker mentre la compongo e proprio ti commuove, ti fa piangere, non so quanti litri di lacrime avrò versato nel partire da settembre e comporla per arrivare al mix di fine marzo, inizio aprile. Una delle più struggenti, se vogliamo, è Luna. Ah no, ma Luna è una cover. Allora alla fine, vedi, non è stata una delle più struggenti perché questa la conoscevo già, questa era la cover, questa è una cover che doveva essere usata come bonus track e che poi è entrata nell'album proprio perché non siamo riusciti a... Che spezza parecchio l'album tra l'altro. Perché per questa doveva essere una bonus track, per questo... Spezza molto l'album da tutto il resto del sì, canzone. Sì, perché è la cover della canzone cantata da Alessandro Safina.
famoso tenore, e aveva cantata 10 anni fa, e aveva cantato una volta il Maurizio Costanzo Show, ma dopo in Italia non aveva avuto quel successo che meritava. E in Francia io l'ho conosciuta, in quel momento vivevo a Lione, e la sentivo, passava ogni sera cantata in italiano da questo tenore Alessandro Safina, ha avuto un successo incredibile, no? E allora da là l'ho ripresa, ho detto Alessandro, appena ho scoperto che aveva imparato lirica cantando da primo tenore alla scuola di Pavarotti, è una cosa incredibile, mai più avrei pensato a Alessandro. La prima volta che l'ho sentito cantava in queste tonalità kischeiane che avevo già apprezzato, ma non potevo immaginare che potesse cantare anche là. Allora subito ho deciso, dobbiamo fare questa cover di Luna, che era sempre una delle mie favorite, assieme anche a Parallax, di questo tipo di cantato agli Bocelli, così, no? Infatti, perché eravamo abituati a sentire Alessandro nel Trick or Treat, ha cantato anche, aiutato i Secret Fear, aveva questo cantato kischiniano. Sì. Infatti è stata una sorpresa sentirlo cantare in un modo molto più di petto, diciamo. Sì. Dici come l'ho conosciuto? Come l'hai conosciuto? Allora, sì. È stato grazie a Fabio, in realtà, perché, come ti ho detto, nell'estate dell'altro anno io ancora non sapevo cosa avrei fatto, c'erano queste proposte per colonne sonore eccetera, la possibilità di fare una band in stile Avantasia, e proprio quando c'era questa opportunità, no, che mi era stata proposta in modo molto serio, anche buono dal punto di vista remunerativo, ma dopo ti posso anche dire perché non ho accettato, io invece ho deciso di andare avanti con i Rhapsody. Cercavo così una voce per vedere se potessi costruire attorno una voce, magari italiano, un cantante italiano, tutta questa schiera di cantanti famosi, no? Per procedere a questo tipo di progetto, di concept. E mi ricordo che in quel momento eravamo in tour con i Rhapsody nel 2011, nella primavera, in tour europeo, no? E stavo cercando uno di questi cantanti tra una data e l'altra, c'era proprio Fabio che sapeva di questo e mi ha detto: ma perché non vai a vedere su YouTube qualche filmato relativo ad Alessandro Conti, un cantante bravissimo, io penso sia bravissimo e sicuramente ti dovrebbe piacere proprio perché canta in stile Kiss dei tempi migliori, no? Effettivamente molto. Allora sono andato a vedere, sono state delle cover, tra l'altro se non sbaglio nel trailer su YouTube c'è una cover degli Euro, un Marcio assolutamente, che è presente negli album, che penso sia un pezzo bellissimo. Perché io non è stato dato dalle Nuclear Blast, a torto o ragione, nel senso che io ho detto: ma perché non li avete dato ai giornalisti? Perché è incredibile. Non me la sono trovata perché non la trovavo. Quello proprio dimostra l'abilità incredibile, è anche bello perché l'ho riarrangiato completamente da un punto di vista orchestrale, per cui usando proprio anche la cantante, il soprano. Uno dei brani è uno dei brani migliori appunto degli Halloween, e come lo canta Alessandro, là proprio stabilisce il cantante, che il livello del cantante. E mi è dispiaciuto, però dopo il Nuclear Blast mi ha spiegato che siccome l'album rischia di andare in rete in modo illegale, almeno c'è la soddisfazione di non dare così per un periodo finché l'album non esce una canzone extra che può averla solamente chi compra il CD e chi lo preordina, eccetera. Beh, comunque queste sono cose della casa discografica, fatti loro, no? E quello che voglio dire io è che appunto è capitato così, ho conosciuto attraverso questi video YouTube, tante canzoni degli Halloween, dei due Keeper. Ovviamente tu sai che non saprai, ma te lo dico adesso, che sono stati proprio i due Keeper che mi hanno portato all'ascolto degli heavy metal. Io venivo da band tipo Europe, io venivo da Europe, Pet Shop Boys, Spandau Ballet, Duran Duran, eccetera, e dopo alla fine sono arrivato sono passato attraverso la voce di Kiske a questo metal di stampo. Io sono passato definitivamente all'heavy metal, in particolare con The Best Day, e poi ho scoperto il mondo dove c'era proprio tutto il mio primo album acquistato è stato il vinile di Keeper 2, per cui ero proprio 87-88, quegli anni magici per tutto il heavy metal in generale, perché dopo ho scoperto migliaia di altri gruppi come Crimson Glory, eccetera, no? Tutti gli album che sono usciti in quel periodo, Iron Maiden, Seven Son of a Seven Son, cioè migliaia che adesso neanche è inutile neanche dirli, dal punto di vista chitarristico, i Cacofoni con Speed Metal Symphony, cioè proprio tutto quello che alla fine ero bombardato a sta musica incredibile, eccetera. Malmsteen, eccetera. Dove nel metal ormai negli anni 80 si pensava il metal era piuttosto ristretto, invece poi si è esploso in tantissimi generi, contaminazioni che non si pensavano. Sì, assolutamente, ma pensi agli anni 87, 88, 80, cioè le release ogni mese che c'erano,
come erano importanti e fondamentali per le storie di questo genere musicale. Adesso è un po' più tutto così, come dire, diluito come importanza di band storiche che vengono, che nascono dal nulla, no? Adesso è tutto più... È più difficile anche emergere, sì, forse adesso. Col mercato di adesso la situazione è tutto diverso e la possibilità di registrare album così facilmente, insomma, l'inflazione, no? Però, insomma, questo anche è un bene per tante piccole band che invece meritano di essere sentite. Poi, comunque, tornando a Alessandro, a un certo punto ho ammirato questa voce incredibile, ho detto ma non ho mai sentito nessuno cantare così similmente a Kiske con questa qualità. Ho sentito migliaia di tentativi, no? Però insomma sono stato colpito subito. Ho contattato Alessandro per questo progetto stile Avantasia, sì, 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 italiana Avantasia, diciamoci all'italiana, e gli ho detto mamma mia, lui adorava i Rhapsody, la musica dei Rhapsody, per lui era contentissimo che li avessi contattato. E alla fine gli ho proposto, ho detto sai cosa, mi piacerebbe sentire qualcosa di più di te, cantato da te, perché adesso ho trovato solo cose dei Trick or Track, no? Dove canti in questo stile proprio più definito. C'erano anche cover di Cyndi Lauper. No, queste sì. Allora queste mi hanno proprio stimolato a domandargli. Perché loro erano molto giocosi. Sì, e questo mi ha proprio stimolato a domandargli altri pezzi di stile completamente diverso, appunto, proprio per questo. E allora gli ho chiesto all'inizio, partendo da vecchie canzoni dei Rhapsody, gli ho chiesto canzoni dei miei album solisti, perché la voce è molto simile a quella di Oil of Fire dei miei album solisti, per cui si abbinava perfettamente, allora per curiosità. E poi gli ho chiesto anche pezzi che proprio non c'entravano niente con l'heavy metal, Francesco Renga, Albano, tutti gli artisti che io comunque mi piacciono tantissimo, adorano. Hai capito? Varissime. Io vengo da Gianni Morandi e Adriano Celentano, no? Questo lo sa, chi conosce i Rhapsody sanno che veniamo da quello spirito epico dei canzonissima degli anni 60. Musica all'italiana. Musica italiana epica, la più epica, poi io mi riferisco proprio a quella tonalità minore, con l'orchestra, quel tempo si usava abbinare l'orchestra alla voce di Albano, sì, era eccetera. Molto, era tipico sì, ma voglia, Massimo Ranieri, anni 50, Se bruciasse la città, cioè, voglio dire, quelle canzoni sono epiche, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, eccetera. Celentano, poi il mio favorito. Per cui noi veniamo da là e alla fine gli ho chiesto tutte queste cose. Dopo 3-4 mesi ricevo questo centinaio di files con canzoni cantate da lui. Cioè, Celine Dion, My Heart Will Go On, dal soundtrack di Titanic, cioè, ma cantate benissimo. E sono rimasto sorpreso e dopo in alcune notavo questo aspetto operistico, questa voce più bassa che non avevo notato prima, più potente e meno acuta. Allora ho usato, gli ho chiesto cantami questo di, adesso non mi ricordo, di Bocelli qualcosa, adesso non mi ricordo esattamente, però gli ho chiesto tutte queste cose, per cui dai Crimson Glory ai Queensryche a tutte queste altre band fino ad arrivare all'opera, no? E alla fine è stato sorpreso e alla fine mi ha spiegato sì ma io ho studiato per non so adesso non mi ricordo quanti anni alle scuole di Pavarotti, la stessa corale lirica Rossini, no? Io ero là mentre c'era il papà di Pavarotti che girava là, che aveva a che fare con le scuole e ho detto mamma mia, ma allora ho detto, è il cantante che stavo cercando. È il cantante che stavo cercando, okay. Però proprio in quel momento avevo accantonato già il progetto Avantasia e avevo deciso con Alex appunto che io procederò come Rhapsody, no, con l'aggiunta appunto del nome e lui andrà avanti come Rhapsody of Fire ovviamente perché Fabio rappresenta un po' i Rhapsody of Fire, no, da sempre, era giusto così, no? E per cui alla fine ho chiamato Alessandro la terza volta e gli ho detto guarda che sarai il cantante di Rhapsody. Penso la sua reazione è riuscita a tenerlo anche molto ben nascosto su Facebook, tutto quanto, perché ci ha fregato tutti. Lui è stato un grande, no? Perché lui con i suoi amici, penso i suoi amici dei Trick sapevano della cosa, ma sono stati tutti grandiosi perché non mi è mai capitato con una notizia di questo tipo non trapeli in qualche modo online, no? Per cui è stato incredibile. Ho detto adesso mi fido di te, ti posso dire qualsiasi cosa d'ora in poi di segreto riguardo i piani della band perché non ci sono problemi. Assicuriamo i fan anche di Trick or Treat che comunque il gruppo non è. Ma figurati, ma figurati, mi ha spiegato la storia, sono amici dai tempi della scuola, vuol dire c'è qualcosa di affettivo che va oltre il semplice fatto della band e io ho detto subito ma figurati. Ovviamente io gli ho detto subito non mi va tipo come cantante che partecipi a progetti esterni perché questa è la prima cosa quando io ho proposto questo nuovo cantante agli Nuclear Blast che ovviamente sono rimasti così esclusivo. Io ho proposto assolutamente esclusivo per cui i Trick or Treat sono
a parte la situazione appunto trick or treat, dove appunto sono amici da tantissimo tempo, possono fare quello che vogliono, l'importante è appunto che però in quanto a Rhapsody non ci sia una possibilità da parte di Alessandro di andare, e lui mi ha detto, Alessandro è stato il primo a dirmi: Luca, dimentica, io non sono questo tipo di così, proprio mi piace andare avanti con una band importante e dare il massimo per questa band, per cui ci siamo trovati subito benissimo. A livello di casa discografica questo è fondamentale, no? Perché la casa discografica non fa piacere con un cantante magari. Sì, ci vuole anche le autorizzazioni poi per dover... Sì, ma... Ci sono tante cose. Dio, in questo tipo di mercato sai cos'è facile? Che magari per i bisogni economici ci sia questa possibilità che magari tu puoi fare quello che vuoi dopo alla fine, no? Però io preferisco avere il mio cantante che canti esclusivamente per me, no? Oltre alla sua band con cui può fare mille cose, però è bellissimo. Alessandro proprio abbiamo chiarito subito, lui mi ha detto assolutamente disponibile a questo, ed è bellissimo perché poi si crea proprio un'identità precisa e so per ascoltare le voci. Famiglia. Adesso noi siamo proprio una famiglia. Cioè è incredibile, no? Abbiamo questo supporto incredibile del Nuclear Blast, loro adorano Alessandro come cantante, eccetera. Gli ho fatto proprio sentire, gli ho bastato sentire un pezzo di March of Time, ma proprio, basta. Immagino che non è interessato a sapere altro del cantante, no? E ovviamente io ti posso dire, io adoro Fabio, per me è una delle voci più incredibili del pianeta e ovviamente per me è stato un onore scrivere così tanta musica per la sua voce, tirare fuori anche le sue potenzialità artistiche come cantante, con canzoni che abbiamo composto con Alex come Lamento Eroico, per poi passare a Reign of Terror, per passare a musica più aggressiva e così, no? Per cui tanto di cappello Fabio è uno che starà sempre nell'Olimpo dei migliori cantanti del pianeta, posso dirlo senza possibilità, per cui ecco, però con Alessandro ho trovato veramente anche un gioiello veramente che mi può offrire dal punto di vista compositivo chance enormi di composizione. Con un cantante come lui, avendo un range infinito che ho proprio studiato prima di comporre per lui, eccetera, è veramente una cosa incredibile perché... L'hai potuto adattare a varie situazioni? Sì, ma no, ho potuto iniziare a comporre le canzoni senza problemi di range, andando altissimo, sapendo che sentirò un po' di Kiss, cioè, perché per me, cioè, magari... Cioè, voglio dire, può essere non bello, magari Alessandro si è sentito dire mille volte sono canti un po' tipo in stile Kiss, così, però alla fine adesso che io sono stato in giro all'estero a fare promozione, torno da Parigi, cioè Alessandro come cantante adesso è diventato una superstar subito, proprio per questa unione tra la musica lirica eccetera, e alla fine adesso non mi ricordo neanche cosa volevo dirti e cosa eravamo partiti. Voglio dire, questo fatto di cantare lì in alto, sì, come Kiss che è, cioè alla fine torna a favore, per cui penso che adesso Alessandro farà molto piacere, perché addirittura abbiamo queste prime recensioni dove viene definito album del mese o album dell'anno su altre riviste, cose incredibili, che veramente fantastiche, veramente emozionali. Ma dove lui viene definito la connessione tra Michael Kiske degli anni 80, Fabio Lione degli anni 90, e spero che in futuro ovviamente, e Pavarotti, per cui cioè, insomma, per noi, cioè, voglio dire, significa che magari la scelta non è stata la peggiore in assoluto del nuovo cantante per la nuova avventura Rhapsody, no? Per cui alla fine veramente per un cantante incredibile, adesso siamo affiattati in un modo incredibile, questo è solo l'inizio, primo album, c'è lo studio, però se tu ascolti una canzone ad esempio come Tormento e Passione e ascolti il ritornello finale, c'è un duetto tra lui e la soprano Bridget Fogel, che è la mia tipica... Non so, perché non avevo il credito, quindi è la tipica soprano che ormai usiamo da tanto tempo con i solisti, con i Rhapsody of Fire, eccetera. È ormai una di famiglia anche lei, e alla fine c'è una linea altissima, io sono sicuro che la gente penserà si tratti della soprano, invece è Alessandro, e lui aveva cantato quella linea come demo per far sentire alla soprano cosa dovrà cantare, ma siccome la linea cantata dalla soprano non veniva così bene, non ce la faceva, abbiamo tenuto la linea di Alessandro, e questo è incredibile, questo dimostra il potenziale incredibile che ha Alessandro. Cosa dire di più? Un talento incredibile, per me mi dà la possibilità di comporre qualsiasi cosa mi passi per la mente, come avevo anche prima con Fabio ovviamente, no? Adesso Fabio va avanti con i Rhapsody of Fire, farà cose incredibili con loro e io ho la possibilità di avere Alessandro e sono felicissimo veramente. Ultima domanda, la scelta
sul cantante italiano e sulla quantità di parti in italiano. Beh sì, diciamo... Volevi proprio far vedere l'italianità l'Italia, no? L'Italia è apprezzata all'estero, che se ne dica, no? Quando andiamo appunto in Francia a far sentire questi cantanti, queste liriche, loro amano proprio le canzoni in italiano. Cioè, ad esempio, Tormento e Passione per loro diventerà una super hit in Francia, no? E proprio cantate in italiano, apprezzate in Francia, per cui io spero che anche in Italia apprezzino, ed è apprezzato, no? Siamo felicissimi perché veramente l'Italia comunque negli ultimi anni abbiamo visto per il rap è stato un mercato incredibile, uno di quelli che ha resistito di più. Francia? L'Italia. Ah, sì. Sì, per questo dico, per cui è apprezzato. No, vabbè, l'Italia, la Francia, la Germania, la Spagna sono i mercati migliori comunque, no? E poi c'è questo miracolo del Sud America, non si sa come, là abbiamo anche il doppio delle persone quando andiamo a suonare, però non esiste il mercato da un punto di vista discografico perché non vendi niente, però dopo c'hai 6.000 persone al concerto, è incredibile quando vai in Colombia, per dire, no? Per cui questo è un miracolo, così, e te lo godi dal vivo, diciamo. Non c'è il mercato, ma te lo godi dal vivo, mentre qua in Europa è importante dal punto di vista discografico, eccetera, e l'Italia è uno dei paesi che ci apprezza di più, no? Per fortuna, perché molte volte si spara a zero proprio sui gruppi italiani. Sì, ma questo non ho mai capito, ci sono, mamma mia, ho scoperto gruppi validissimi, no? Mamma mia, Ancient Birds, tantissimi altri, band Exilium che erano stati con noi in tour precedentemente, cioè voglio dire talmente tanti, i Frank King, cioè adesso voglio dire talmente tanti che veramente adesso fare un torto a qualcuno, Eldridge, adesso mi vengono uno dietro gli altri, no? Sono talmente bravi, per cui veramente c'è tanto valore, no? Siamo stati contenti anche tanti anni fa di fare un po' anche da apripista magari a tante band, no? Che avevano iniziato a suonare proprio ispirate da questo Hollywood metal, prima filmscore metal, poi e adesso cinematic metal dei Rhapsody in qualche modo. Per cui è stata una grande soddisfazione artistica poi vedere tante band che invece, tante band dopo si sono un po' sciolte, hanno cambiato. Alcuni di questi nomi... Sì. Invece tante band hanno resistito alla grande, tante c'erano prima di noi e hanno tuttora tantissimo successo. Per cui ben venga il metal italiano, no? Che è molto apprezzato all'estero anch'esso. Per cui alla fine, ecco, questo cantante in italiano per me è fondamentale. Cioè, mi ricordo la prima volta che lo proposi ad Alex per Lamento Eroico, Fabio era subito gasatissimo perché lui piace tantissimo, gli piaceva l'idea di esprimersi in italiano, un cantante sua lingua madre può esprimersi, ma mi ricordo che quella volta Alex era un po' titubante, no? Nel senso la proposta internazionale che magari cede, un po' così, io proprio dico Alex, veniamo da Adriano Celentano, apprezzato all'estero in Germania, più famoso. Ci avevamo messo la frase tipica, no? Che in Italia avevamo spopolato grazie a quella frase. Albano, più famoso in Germania, che, cioè, voglio dire, dai, e allora abbiamo provato e dopo anche Alex ha capito che è stata un'idea grandiosa e dopo da là abbiamo sempre moltiplicato di più le parti e penso che in questo album quasi in ogni canzone c'è un pezzetto in italiano e per me è bellissimo perché liricamente posso esprimermi al 100% con significati diciamo più profondi, no? Sono liriche più ricercate che in inglese non potrei, fino a un certo anche punto. Proprio la musicalità della frase. Bravissimo, in inglese ho sempre bisogno di un collaboratore che corregga, che mi dica se il senso della frase che intendo è quella. Certo, perché la traduzione, perché altrimenti la pensi in italiano e la bravissimo, questo è quando non hai veramente la lingua madre, non sei padrone della lingua, no? Ovviamente, io sono ancora a quel livello purtroppo. Non è mai il tempo di perfezionare, però le liriche comunque ho cercato sempre di più di evolverle e penso in questo album, avendo la possibilità di parlare appunto di diverse cose, diversi temi, ho potuto veramente usare tutto il vocabolario sia in italiano che in inglese in una maniera speciale che traduca un po' queste sensazioni emozionali di cui ti parlavo prima e che sono veramente molto importanti, al di là di scherzi e battute, per me sono la base della musica dei Rhapsody. Io non farei musica dei Rhapsody, cioè ormai non le fai più per il mercato, per i soldi, la fai proprio per la passione. Io realizzo per il CD che per me è il migliore possibile, per cui è quello che vorrei ascoltare della mia band preferita, no? Per cui tu pensi a questo, no? Per cui tu vivi il tuo CD come un'esperienza spirituale, no? E speriamo che venga anche apprezzata da altre persone. Un saluto, quindi... Un saluto veramente a tutti i lettori di heavymetal.it, veramente ci vediamo agli show, importantissimo. Dove andate? In Italia? Novembre-dicembre faremo il tour più lungo che abbiamo mai fatto, inizieremo subito a novembre. Quante date promesso in Italia? In Italia 3 o 4, assolutamente, e poi
in giro per il mondo fino alla stagione dei festival dell'anno prossimo, per cui un tour lunghissimo. E soprattutto un tour speciale è basato su qualche sorpresa dal punto di vista visivo. Annunceremo qualcosa di più in seguito nella nostra pagina Facebook. Attendiamo Futures. Assolutamente. Grazie a voi e grazie a tutti. Ciao.